Ciao ragazzi, oggi cerchiamo di rispondere alla domanda fin dove può arrivare un bodybuilder natural e lo facciamo rivisitando le storie di 3 bodybuilder che sono arrivati a partecipare al Mister Olympia da natural. Sto parlando dei natural a vita Mike Ashley e Paul-Jean Guillaume e dello stesso Ronnie Coleman all'inizio della sua carriera, diciamo fino al 1994. Senza dimenticare che poter affermare che un atleta sia natural o meno è sempre un atto di fede. Enjoy! Tra gli atleti arrivati al Mister Olympia che si sono sempre dichiarati natural a vita, il primo posto spetta a Mike Ashley, in virtù degli ottimi risultati ottenuti in numerose gare del circuito professionistico. Mike Ashley, classe 1959, originario della Giamaica, a 15 anni si trasferisce negli Stati Uniti con la famiglia. Sin da ragazzo Mike è sportivo e comincia ad allenarsi con i pesi per migliorare le sue prestazioni nell'atletica leggera. Ma visti i rapidi progressi in termini di forza e sviluppo fisico, in breve lascia l'atletica per dedicarsi al powerlifting e al bodybuilding. Mike abbraccia il powerbuilding e dopo il servizio di leva nei paracadutisti si focalizza sulla carriera agonistica ottenendo risultati prestigiosi. Nel powerlifting è molto forte. Come peso medio massimo fra le sue migliori alzate ricordiamo i 333 kg nello squat, i 303 kg nello stacco e i 195 kg nella panca piana. Ma la sua popolarità la deve al bodybuilding. Nel 1982 vince il Natural Mister America. Nel 1986 è primo fra i pesi medio-massimi al Mister Universo IFBB e conquista la Pro Card. Nella stessa gara anche Paul-Jean Guillaume si aggiudica la Pro Card vincendo fra i pesi medi. A partire dal 1987 gareggia nel circuito professionistico IFBB e con un peso in gara fra gli 85 e gli 87 kg per 1,73 m di statura conquista numerosi podi. Ricordiamo il secondo posto alla Notte dei Campioni del 1987 e la vittoria all'Arnold Classic del 1990. Vanta anche 2 partecipazioni al Mister Olympia, nel 1987 e nel 1988, dove ottiene rispettivamente un 10° e un 14° posto. La ricetta di Mike per confrontarsi con gli atleti dopati? Allenamenti con carichi elevati e una cura maniacale dell'alimentazione. Non a caso vanta studi come nutrizionista. Dopo il 1994 lascia la carriera agonistica per concentrarsi sulla sua attività di personal trainer. Al secondo posto di questa classifica troviamo Paul-Jean Guillaume. Originario di Haiti, Paul, classe 1960, è un altro bodybuilder natural a vita, apparso sulla scena agonistica negli anni 80-90, che con un peso in gara sotto gli 80 kg per una statura intorno al 1,72 m è riuscito ad entrare nel circuito pro IFBB. Conquista la Pro Card nel 1986, vincendo il Mister Universo IFBB fra i pesi medi. Dal 1987 gareggia nel circuito pro, seppur senza grandi risultati. Ricordiamo il quinto posto al Grand Prix della Germania del 1987 e il 14° posto al Mister Olympia sempre nel 1987. Sia Ashley che Guillaume si sono sempre dichiarati natural a vita. Hanno partecipato a gare in cui veniva effettuato il test antidoping e sfidavano gli increduli a beccarli positivi con test antidoping a sorpresa, scommettendo migliaia di dollari. 2 ottimi atleti, ma questi erano gli anni 80. Adesso, con l'enfasi sulla massa muscolare e sulla condizione estrema, Mike e Paul non potrebbero dire la loro neanche nella categoria Classic Physique. Un discorso a parte merita Ronnie Coleman, che non necessita di introduzioni. Per quanto possa sembrare eresia, Ronnie afferma di essere rimasto natural fino ai 30 anni, cioè fino al 1994, e l'evidenza ci mostra che con ogni probabilità era davvero così. Di fatto, a dispetto degli 8 titoli di Mister Olympia vinti, lo stesso Ronnie The King ha fatto fatica a conquistare la Pro Card e ai primi 2 Mister Olympia a cui ha partecipato nel 1992 e nel 1994 non è andato oltre il 15° posto. Insomma, arrivava fra gli ultimi. Alto circa 1,80 m, Ronnie pesava sui 97 kg quando nel 1991 ottenne la Pro Card. Poi col tempo arrivò sui 134 kg in gara, quasi 40 kg di aumento di massa muscolare. L'effetto del doping, dell'allenamento, dell'alimentazione, ma anche di un fisico che aveva ancora ampio margine di crescita. Lo stesso Dorian Yates ebbe a dire: onestamente credo che Ronnie fosse davvero natural quando conquistò la Pro Card nel 1991 a 97 kg. Riassumendo, se vogliamo provare a rispondere alla domanda a quale livello di sviluppo può aspirare un bodybuilder natural, questi 3 esempi, Mike Ashley, Paul-Jean Guillaume e Ronnie Coleman fino al 1994, possono essere un buon punto di partenza, tenendo sempre presente che non tutti abbiamo lo stesso potenziale genetico, e qui parliamo di atleti di elite, accomunati dall'essere tutti atleti di colore, guarda caso, dotati di grande forza naturale e dedizione per l'allenamento e lo stile di vita del bodybuilding. Quindi è possibile partecipare all'Olympia da natural?
Fino agli anni 80, avendo il potenziale genetico necessario, era possibile, per alcuni fenomeni, arrivare a qualificarsi come pro e partecipare al Mister Olympia, anche se poi bisognava accontentarsi di rimanere relegati lontano dal podio. Vincere il Mister Olympia da natural non era possibile allora e certamente lo è ancora meno oggi. Ciao, alla prossima!